Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, avete mai sentito parlare della Lamp Mansion? È uno dei 10 luoghi più infestati d'America ed è stata l'abitazione della ricchissima e sfortunatissima famiglia Lamp. La villa al 3322 di Manil Place a St. Louis, nel Missouri, sarebbe infestata proprio da loro, principalmente da alcuni membri della famiglia che si sono suicidati proprio lì dentro. Sono state tantissime, infatti, le segnalazioni di diversi fenomeni paranormali come apparizioni spettrali e strani ed inquietanti rumori. La Lamp Mansion nel corso del tempo ha subito diverse trasformazioni, da dimora da sogno a spazio per diversi uffici pubblici, fino a diventare una pensione fatiscente in cui nessuno voleva soggiornare proprio per la storia tragica che si portava alle spalle e per via delle presenze che appunto la infestavano. Ad un certo punto però è stata completamente restaurata per diventare un bellissimo B&B con un sontuoso ristorante all'interno, delle bellissime camere d'epoca e addirittura un sontuoso teatro interno. Ma amici, prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo! Nel 1838 Johann Adam Lamp si trasferisce dalla Germania a St. Louis in cerca di fortuna. L'uomo tenta la sorte grazie ad una ricetta tramandata dal padre che produceva una birra dorata molto particolare e diversa dalla classica birra scura venduta all'epoca. Al suo arrivo, infatti, quasi subito apre un piccolo negozio di alimentari nella stessa strada a Delmar, dove vendeva un po' di tutto, generi alimentari, articoli per la casa e ovviamente la sua birra artigianale. Pensate che questa birra ad un certo punto diventa talmente popolare a St. Louis che in soli 2 anni Lamp lascia il suo piccolo negozio di alimentari per aprire nel 1840 il suo primo birrificio, molto vicino a dove oggi sorge il Gateway Arch. La birra di Lamp ha davvero un successo strepitoso, tanto che il suo piccolo birrificio inizia ad essere davvero molto stretto per gestire sia la produzione che lo stoccaggio. Per questo Adam tenta di ingrandirsi e lo fa trovando una grotta calcarea a sud della città tra Cherokee e The Manil Place, un posto perfetto per mantenere al fresco la sua birra. Intorno al 1850 la compagnia di Lamp continua a prosperare, tanto che nel 1858 la sua birra dorata conquista il primo posto alla fiera di St. Louis. A quel punto Adam Lamp è davvero milionario. E la scalata non si arresta neanche dopo la sua morte, avvenuta per cause naturali il 25 agosto del 1862. Questo grazie al figlio William, che porta avanti una significativa espansione del birrificio. Acquista addirittura 5 isolati intorno al magazzino di Cherokee e nel 1864 apre ben 2 nuovi stabilimenti, uno in Cherokee Street e l'altro in Carondelet Avenue, continuando una scalata senza sosta, continuando ad ingrandirsi sempre di più, tanto che nel 1870 la famiglia Lamp era ormai simbolo di ricchezza e potere perché la loro birra controllava il mercato di St. Louis, posizione che mantenne fino agli anni del proibizionismo. A quel tempo Jacob Fakert, suocero di William, costruì una casa a breve distanza dal birrificio, una dimora davvero molto imponente che William poi acquistò per se stesso e per la sua famiglia nel 1876. L'obiettivo era quello di utilizzarla sia come abitazione che come ufficio, ma per fare questo la ampliò ancora di più, la fece completamente ristrutturare e la trasformò in uno spettacolo vittoriano di ben 33 stanze con tanto di tunnel sotterraneo che lo collegava direttamente alla grotta del suo birrificio.
Nel tempo, quando fu poi disponibile la refrigerazione meccanica, alcune parti della grotta furono riconvertite per altri scopi. Per esempio, fu costruita una bellissima piscina riscaldata e addirittura un sontuoso teatro interno. Nel 1890 la birreria Lamp era diventata ormai una potenza a livello nazionale. Questo dopo anche aver introdotto la popolare birra Falstaff, prodotta ancora oggi ma da un'altra azienda però. Il birrificio Lamp fu il primo a commercializzare costa a costa imponendosi sul mercato nazionale. Purtroppo però in mezzo a questo successo strepitoso ed inarrestabile la famiglia Lamp fu colpita dalla prima di una lunga serie di tragedie, quando Frederick Lamp, figlio ed erede di William, nel 1901, a soli 28 anni, morì a causa di un'insufficienza cardiaca. Come possiamo immaginare, William fu completamente devastato da questo lutto. Il dolore lo paralizzò talmente tanto che iniziò a disinteressarsi di tutto, di se stesso, della sua famiglia, della gestione del suo impero. Quando poi nel 1904, il 1° gennaio, il suo più caro amico morì, la sua salute sia fisica che mentale ebbe un crollo che lo portò il mese dopo a spararsi alla testa con una Smith & Wesson calibro 38. Il suo successore fu l'altro figlio, William Junior II, che assunse la carica di presidente del birrificio nel novembre del 1904. Ereditò l'azienda di famiglia, ma non solo, ereditò un vero impero economico che insieme alla moglie Lillian non riuscirono mai a gestire perché piano piano iniziarono a sperperare tutto il loro patrimonio, riempiendo la casa di servitù, acquistando carrozze su carrozze, vestiti, gioielli, opere d'arte, insomma un vero dispendio senza senso di denaro. Lillian era davvero una bellissima donna e anche lei proveniva da una famiglia molto benestante. Era nota per essere chiamata la signora della lavanda per via degli accessori e dei vestiti color lavanda che era solita utilizzare. Lillian però per William era solamente la classica moglie trofeo da mostrare in giro. Infatti dopo il primo figlio William inizia a stancarsi di lei. Pensate che le assegna $1.000 al giorno e le chiede di dedicare tutto il suo tempo allo shopping. Pensate che le impone addirittura di spendere ogni centesimo, altrimenti da lui non avrebbe ricevuto più denaro. Nel frattempo però William iniziò a condurre una seconda vita. Di giorno aveva la gestione della sua compagnia, mentre di notte organizzava molto spesso delle feste molto sontuose ed esclusive nei sotterranei della villa, dove era solito portare numerose donne di buon costume per intrattenere i suoi ospiti. Questa vita sregolata lo portò anche a concepire un figlio con un'altra donna. Anche se non ci sono documenti ufficiali su questa nascita, voci insistenti raccontavano di un figlio illegittimo di William con un'altra donna che era stato tenuto segregato in soffitta e cresciuto dalla servitù. Questo perché era una vergogna assoluta e uno scandalo per la società. Questa storia è stata poi confermata da una ex data di questo bambino e dall'autista dell'epoca. Questa sfortunata ed innocente creatura all'epoca era nota come Monkey Face Boy ed è una delle numerose anime che infestano la Mansion Lamp. Nel 1908 William chiese definitivamente il divorzio a Lillian e fu un vero scandalo per quei tempi, ma ascoltate qui, tra tutte le sregolatezze e gli eccessi di William, Lillian rischiò di perdere la custodia del figlio a causa di una foto che la ritraeva mentre fumava, una vera follia.
Alla fine la custodia di William Junior III la mantenne Lillian, ma la donna fu costretta a ritirarsi dalla vita pubblica. Per William poi non fu tutto rose e fiori, anzi iniziò un vero declino, soprattutto quando 9 grandi birrifici di St. Louis si unirono per formare una nuova compagnia indipendente di birrifici, creando una concorrenza spietata alla birreria Lamp, che faticò ad andare avanti. Questo anche perché William non riusciva a stare al passo con le innovazioni del tempo. Nel 1915 si risposò con Ellie Lindbergh, la figlia vedova di un birraio di St. Louis, e insieme si trasferirono in una casa in campagna sul fiume Merrimack. Con l'arrivo del proibizionismo, però, William fu costretto a chiudere gli stabilimenti senza preavviso e da un giorno all'altro, lasciando a casa molti lavoratori. Ma attenzione, perché arriva una nuova tragedia per questa famiglia. Il 20 marzo del 1920 Elsa Lamp, sorella di William ed ereditiera più ricca di St. Louis, si sparò alla testa come fece il padre alcuni anni prima, a causa di una forte depressione, forse causata da un matrimonio infelice. William nel tempo fu costretto a mettere all'asta tutti i suoi stabilimenti e anche lui fu colpito da una brutta depressione. Iniziò a non uscire più di casa, a trascurarsi, era sempre più nervoso, incostante, e la sua salute fisica e mentale ne risentì davvero molto, tanto che il 29 dicembre del 1922 si sparò un colpo dritto al cuore con un revolver calibro 38 nel suo ufficio, nello stesso edificio in cui era morto suo padre 18 anni prima. Sia William che la sorella furono poi seppelliti nel cimitero di famiglia, ma c'erano altri 2 fratelli di cui non ho parlato, Charles ed Edwin, che però si erano ritirati da tempo dall'azienda di famiglia. Edwin si era trasferito nella sua tenuta a Kirkwood nel 1911 e Charles aveva invece scelto di lavorare in tutt'altro settore, quello bancario ed immobiliare. Ma nel 1943 ci fu però un'altra disgrazia. William III morì di infarto a soli 42 anni. A quel punto Charles decise di prendere la situazione in mano, fece ristrutturare la villa e ci rimase a vivere insieme a quel figlio illegittimo che aveva avuto il fratello William. Quasi subito dopo l'arrivo alla Mansion Lamp, però, Charles iniziò a non stare bene. Sviluppò una strana fobia per i germi, si lavava continuamente le mani e iniziò ad assumere atteggiamenti ossessivi compulsivi, indossava spesso dei guanti per evitare di contrarre dei batteri. In quel periodo però purtroppo morì anche suo nipote, il figlio illegittimo di suo fratello William, che fu seppellito non nel cimitero di famiglia, ma nel cimitero del luogo, con una sola piccola lapide con su scritto Lamp. Dopo questa morte Charles divenne il 4º membro della famiglia Lamp a suicidarsi. Un giorno sparò prima al suo cane nel seminterrato e poi salì in camera sua al 2º piano e si sparò. Fu ritrovato il 10 maggio del 1949 da uno dei suoi collaboratori con in mano una Colt calibro 38 dell'esercito. Dei Lamp rimase solo Edwin e, come abbiamo detto, lui era un uomo davvero molto solitario che aveva scelto di vivere in solitudine nella sua tenuta, lontano dall'azienda di famiglia e da quella casa. Morì infatti all'età di 90 anni nel 1970 per delle cause naturali. Secondo le sue ultime volontà, il maggiordomo di famiglia bruciò tutti i documenti e i dipinti che i Lamp avevano collezionato nel tempo e con Edwin si estinse del tutto la famiglia Lamp. Fu poi seppellito insieme agli altri suoi parenti nel cimitero di famiglia. Dopo la morte di Charles, la villa fu poi venduta e trasformata successivamente in una pensione. Nel tempo però l'edificio iniziò a deteriorarsi e non solo, iniziarono a raccontare di rumori sinistri come un incessante bussare alle porte e
di passi nella notte. Man mano che queste storie si diffondevano, la gente iniziò a stare lontana da quel posto. Arrivarono addirittura a chiamare la Lamp Mansion la casa della sventura, e tutto questo portò la pensione ad un lento e inevitabile declino. Tuttavia nel 1975 la pensione fu salvata da Dick Pointer, che la acquistò e la ristrutturò interamente per trasformarla in una locanda. Ma anche qui sia i dipendenti che gli ospiti furono testimoni di vari fenomeni paranormali, come apparizioni spettrali, strani rumori, oggetti che sparivano e riapparivano da soli, voci e suoni che provenivano dal nulla, bicchieri che si sollevavano dal bancone, porte che si aprivano e che si chiudevano da sole, luci che si accendevano e si spegnevano, il pianoforte che suonava da solo e la strana sensazione di sentirsi sempre osservati. Ovviamente questi fenomeni terrorizzarono e fecero scappare a gambe levate diverse persone. Si dice che la locanda sia infestata da diversi membri della famiglia Lamp, ma ci sono delle aree più calde con più attività paranormale, e sono la scalinata centrale, la soffitta e quella che lo staff chiama la porta dell'inferno che conduce ai sotterranei. La soffitta sarebbe infestata dal figlio illegittimo di William, ed è proprio il suo volto che è stato visto diverse volte dalle piccole finestre della mansarda. Diversi investigatori del paranormale che hanno fatto indagini lì dentro e che si sono concentrati proprio in quella stanza hanno raccontato di aver portato dei giochi e di averli sparsi per terra, giochi che poi il giorno dopo sono stati ritrovati tutti spostati. Un'altra area molto attiva è l'ufficio dove William Senior si sparò. Diversi ospiti della locanda, infatti, hanno riferito di aver udito qualcuno salire molto velocemente le scale e poi di aver sentito tirare dei calci alla porta del piano di sopra. Si è poi scoperto che quando William si suicidò, William Jr., sentendo quel forte boato, corse molto velocemente le scale e, trovando la porta chiusa a chiave, iniziò a tirare dei forti calci per tentare di aprirla. La Lamp Mansion è stata citata in diversi articoli, riviste e quotidiani, e ancora oggi vari ghost hunters arrivano da tutto il paese per dare la caccia ai Lamp. Amici, è una storia davvero allucinante, molto triste anche. Fatemi sapere nei commenti se la conoscevate e che cosa ne pensate. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, io vi mando un bacio grande, ci vediamo domenica con un'altra storia. Ciao amici!